Va bene, ricevuto. Bene ragazzi, fra poco arriva. Raccomando la massima prudenza. I Reno non sono banditi qualsiasi. Hanno il fiuto degli animali da preda. Il minimo sbaglio e ci sfuggono di nuovo. Spareremo solo quando usciranno dalla banca. Intesi? Non prima. Ed ora voi andate ai posti assegnati. E voi altri appostatevi lungo la strada come convenuto. Il piccolo 3-6 e il grande 5. Arrivano i Reno! Se Peterson potesse arrivare in tempo. Non credo che i Reno lo aspetteranno. Sono pronti alla banca. Ognuno è al proprio posto. Bene. Levati di mezzo, arrivano i Reno! I Reno! Eccolo là il paese, ragazzi. Mi raccomando, indifferenza. Ricordatevi che oggi siete 2 agricoltori. Siamo pronti? Bene, nascondetevi e state fermi. Aspettiamo che escano dalla banca. Li prenderemo con le mani nel sacco. C'è troppa calma, mi pare. Già. E non mi convince. È strano, non si vede anima viva in giro. Che cosa pensi, Frank? Che qualcuno possa aver cantato, forse? Se non c'è gente, tanto meglio. Frank ha ragione, non convince neanche me. Stiamo invecchiando, John? Silenzio! Che si fa allora? Avanti. Troppo tempo abbiamo messo per arrivare. Comunque non mi sembra il caso di tornare indietro. Tu che pensi? Si va. Siamo in trappola! Imbecille, t'avevo detto di aspettare! Vediamo! Non possiamo lasciar qui Bill! È molto grave? È morto! Andiamo!
Andiamoci! Potremmo arrestarli neanche se li prendessimo. La contea di Jackson. Laggiù sono loro i veri padroni. Beh, uno almeno è eliminato. Già. Torniamocene indietro. E a che cosa serve questo? Forse a fare ritornare Billy in vita? Non è il caso di urlar tanto. Ah no! Si capisce, quando uscite non so mai se tornate vivi. Oggi è toccata a Bill. E domani toccherà anche a voi. Beh, è andata così. Ma non può seguitare. Dovete andarvene, dove nessuno abbia mai sentito parlare dei Reno. E dove andiamo? Via di qui. Oh, È stata colpa mia, tutta colpa mia. Me lo sentivo! Non importa se la colpa è tua o mia. L'importante è scoprire chi è che ci ha traditi. Già, come l'hanno saputo? E con tanto anticipo. Forse ti hanno riconosciuto quando sei stato là a preparare il colpo. Ma può darsi. Ma come sapevano quando saremmo andati? È il nostro beneamato fratello? sì. Siete contenti finalmente? Uno dei Reno è stato ucciso. Non vogliamo prediche. Sta calmo, sì. Il più giovane della famiglia è moribondo e i suoi coraggiosi fratelli tagliano la corda. Neanche le bestie farebbero una cosa simile. Non era moribondo, era morto. Ma perché? Questo giustifica tutto? Basta con questi discorsi, Clint. Ti abbiamo mandato a chiamare perché tu vada a North Vernon a prendere il corpo di Bill. A te lo daranno. Vuoi dire che non mi arresteranno, eh? Sono una persona onesta io, il che è un'eccezione per la nostra famiglia. Siamo caduti in un'imboscata. Qualcuno li ha avvertiti. E la cosa vi sorprende? I Reno valgono un sacco di soldi. Morti. Tu sapevi del nostro piano? Vuoi dire che sono io la spia? T'ammazzo io, sai! Non ne sei capace, sei più tagliato per cantar salmi. Voleva molto bene a Bill, lo sai. E io no!
Ho fatto di tutto perché non si unisse a voi. E tu, ti avverto, Sim, sta bene attento a non accusarmi più di essere una spia. I vostri piani, teneteli per voi. Io non voglio conoscerli, neanche per caso. Non li saprai. Siete dei banditi. E prima o poi la giustizia vi raggiungerà in un modo o nell'altro. Alle spalle, con l'inganno, mentre dormite, vi agguanterà. La morte di Bill è stata solo l'inizio. Non l'hai ancora capito, Laura. Finirete male, tutti. Io non ho fatto niente. Tu li ospiti. E che cosa dovrei fare? Papà non ti ha lasciato la casa per farne l'uso che ne stai facendo. Non posso cacciare via i miei fratelli. Ma quanto credi che durerà così? Non solo stanno rovinando se stessi, rovineranno anche te. Lasciala in pace, Clint! Peterson non la lascerà in pace! Come non lascerà in pace voi? Che ci provi, troverà pane per i suoi denti. Come è accaduto oggi? D'accordo. Andrò a prendere il corpo di Bill. Lo seppellirò vicino ai 2 vecchi. Forse le loro anime staranno meno in piedi ora. Ecco i nostri amici. Vero, hanno una bella faccia tosta. Quei ceppi non sarebbero stati eletti se le donne avessero votato. Puoi ben dirlo, ma un giorno voteremo anche noi. La colpa è stata nostra, noi li abbiamo accettati. Ma non potremmo sbarazzarcene? Hai dimenticato, pare, che lui ci si provò e ci ha lasciato le penne. Abbiamo sbagliato, dovevamo affidare la cosa a Peterson. Stavano aspettando, armati e nascosti. Qualcuno deve aver cantato. Che Peterson abbia una spia in città. Chi sapeva che andavate a Nord Vernon? Voi 3. Andiamoci piano. Non accusa noi, sa che non ci conviene scannare la gallina dalle uova d'oro. Clint era al corrente? Non è stato lui. Non è dei nostri, ma non ci avrebbe mai organizzato un'imboscata. Forse è stato Sim. Chiacchiera molto quando ha bevuto. Già, e va spesso a bere da Murphy. Ma è sempre là. E Murphy è arrivato in questa città solo da un mese. Pensate che sia uno scagnozzo di Peterson? Murphy, mi dai una birra? Ciao, Sim. Abbiamo già riempito la botte. Ah, ce n'è sempre posto per un altro. Colpito alle spalle. Lo hanno preso alle spalle. Già, ho saputo di Bill. Com'è andata esattamente? Io ho fatto lo sbaglio. Ho sparato troppo presto e ho messo in allarme tutti. Hanno visto Bill e lo hanno colpito alle spalle. Tutta colpa mia. Scemo. Tutta colpa mia. Non credo che Bill la penserebbe così. Diceva sempre che tu eri il migliore. Ero il migliore finché non ho fatto quello sbaglio. Ora lui è morto. E io sono qui a bere. Beh, tutti dobbiamo andarcene prima o poi.
qualcuno se ne andrà prima di me. Sabato torneremo a Nord-Pernod a saldare il conto. Bill sarà vendicato. E questa volta prenderemo i soldi. Prenderemo i soldi stavolta. È stato Merti. Come lo sai? Ha chiuso il bar alle 10. Io l'ho seguito fino a casa. Attraverso la finestra l'ho visto scrivere un biglietto, poi è uscito. Ha sellato un cavallo ed è partito. In che direzione? Sulla strada di Glendale. Non l'ho seguito per non farmi vedere. Quanto tempo fa? 30-40 minuti. Da dove lo spedirà il biglietto? Lo nasconderà in qualche posto dove lo prenderà un altro uomo di Peterson. Allora è lui la spia. Fra poco lo sapremo. Quando pensi che tornerà a casa? L'aspetteremo, abbiamo tempo. Dì a Tom di prendere i cavalli. Tom, tienili pronti. Ciao Frank. Dov'è che sei stato? A fare un giretto. A luna di notte? Forse è proibito andare a spasso di notte? Sei una spia fedente. Spia, ma che vai dicendo? Tu sei un agente di Peterson. Io? Ma siete matti? Avanti, sputa. Non scherziamo, ragazzi. Mi conoscete da tanto tempo e... Sì. E sappiamo che sei stato tu ad avvertire Peterson del colpo alla banca. E perché l'avrei fatto? Perché sei pagato per farlo. E gli hai scritto un biglietto avvertendolo che noi saremmo tornati a Nord-Pernod. Non è vero, forse? Ma chi vi ha messo in testa quest'idea? Tu ce l'hai messa in testa. Sim ha solo finto di essere ubriaco quando ha parlato con te. Sapevamo che ti saresti tradito. E poi ti hanno visto scrivere quel biglietto. Non è vero niente. Prendi una corda. Uccidetemi pure, ma qualcuno mi sostituirà. Sistemeremo anche lui. Legatelo lì. John, porta fuori il cavallo. Facciamolo rinvenire, così si accorgerà di crepare. Non c'è tempo. Ecco un altro biglietto per Peterson. Papà, Carson è arrivato. Ah, bene, fallo entrare. Vieni, Mark. Grazie. Come va, signor Peterson? Lieto di vederti, Mark, sì. Grazie. Come vanno le cose a Delaware? Non ci si può lamentare. Hai saputo di Murphy? Sì, l'ho letto. Questo perché ha sottovalutato l'avversario. Sono astuti quei Reno e crudeli. Controllano una contea dell'Indiana. Il giudice, il procuratore e lo sceriffo sono tutti dalla loro parte. Sono stati i Reno a farli eleggere. Queste cose non dovrebbero più accadere ormai.
Ma sono accadute e dobbiamo rimediare, è per questo che pagano i nostri servizi. Non è la prima volta che siamo chiamati a collaborare con le forze dell'ordine, in questo caso poi si tratta addirittura di sostituirle. Sì, signore. Che devo fare? Tu sei sposato, vero? Sì, ma mia moglie sa del mio lavoro. Non vorrei che tu corressi troppi rischi. Non conoscevo esattamente le vostre intenzioni, ma l'avermi chiamato qui mi aveva fatto sperare in una promozione. Bene, stiamo diventando ambiziosi, Mark? Chiunque lavori desidera progredire. A me questo lavoro piace o l'avrei già piantato. In guerra certi rischi si chiamano calcolati. Sì, lo so. Ho sotto mano un tale cui vorrei affiancarti. Non mi pare sia il momento di eludire un pivello. Oh, non è un pivello, anzi ha molta esperienza in questo campo. Non esattamente nel nostro, ma ritengo sia un tipo che sappia cavarsela in qualsiasi situazione. Si chiama Jim Pinkerton. Pinkerton? Hai sentito nominare? Se è lo stesso che dico io, è maledettamente in gamba. E lui? Era agente segreto dei suddisti. Cosa che abbiamo saputo dopo la guerra. Il generale Grant aveva una grande opinione di lui. È stata l'unica volta che poi Grant e Lincoln furono d'accordo. Chissà come faceva a scoprire tanti segreti. Le mogli di alcuni generali lo trovavano molto affascinante. Irresistibile è la parola esatta. E se ben ricordo tu una volta... Ah, non sono stato il solo a invitarlo a pranzo. Anche il ministro Stanton ci cascò. E sembrerò immodesto, ma l'uomo che l'ha fatta a Stanton e a me può farla ai fratelli Reno. Fin qui non posso darvi torto. Sarà il suo braccio destro, è lui che dirigerà le operazioni. E come pensa di avvicinare quei banditi? Ah, non ci pensa? Saranno i Reno a interessarsi a lui. Il rapporto allo sceriffo su questa rapina, tenete presenti i miei connotati. 1,85 m, età 35 anni, occhi nocciola, capelli castani. 1,85 m, 35 anni, occhi nocciola, capelli castani. Ancora mezzo minuto. Bene, fate rallentare. Io vado in coda. Quando me lo direte butterò la cassetta. E dopo che sarà giù sparate qualche colpo. Io vi ho preso la pistola, ma voi ne avevate un'altra. Prima sparo qualche colpo e quando il treno si ferma do l'allarme. Bravo, aprite ora. Perfetto orario, eh? Buongiorno. Buongiorno. Ma quello non è il calzino di Walters?
Sì, è di mio zio. Vorrei un po' di carne salata, 5 kg di zucchero, 2 di caffè, del lievito e della birra. Subito. Buongiorno. Buongiorno. Così voi sareste Jim Pinkerton, nipote di Walters. Bravo. Proprio l'altro ieri mi disse che vi stava aspettando. Dice che siete pittore. Infatti. Che dipingete? Paesaggi, figure. Come il Greco? Rembrandt, Van Dyck? Beh, non proprio. Il signor Cazzo. Molto lieto. Anch'io. Siete pittore anche voi? No, ma mi è sempre piaciuta la pittura e con lui spero di imparare qualcosa. Oh. Buongiorno, Laura. Buongiorno, signor Fisher. È pronta la mia roba? Sì, potete ritirarla. Oh, Miss Reno, il signor Pinkerton. Molto lieta, signor Pinkerton. Piacere mio, signorina. È il nipote di Walters, fa il pittore. Ah, sì? Qui è tutto pronto, eh? Con permesso. $3.20. Signor Fisher, avete da cambiare? Signor Pinkerton, non avete spiccioli? No, mi dispiace. Tutti tagli grossi oggi. Ecco a voi. Grazie infinite. E tornate ancora. Non mancherò. Allora, arrivederci. Ecco il vostro conto. Posso? Oh, non disturbatevi. È un piacere per me. Beh, grazie. Chi è quello con Laura? Mai visto prima d'ora. Siete stato molto gentile. Spero di rivedervi, signorina. Posso venire a farvi visita qualche volta? Beh, temo di no, signor Pinkerton. Questo chi sarebbe? Peter, Jack, lasciatelo in pace. Sarà meglio che ti levi di torno. Come avete detto? L'hai sentito, su, fila. Amici, siete veramente scortesi. Mark, levagli la pistola. Arrivederci, signorina. Ricominciamo a fare l'irresistibile, eh? $30.000 sono un bel po' di quattrini. Ma la volete piantare? Vi ho già detto che non siamo stati noi. Tagliare $1.000 sul bandito mascherato del treno, occhi nocciola, capelli castani, età circa 35 anni, alto 1,85. La descrizione si adatta a te, John. Badate a quel che dite. Si adatta a tant'altra gente. $30.000. Il giudice sarebbe felice di spartire una somma simile. Bella scoperta. Perché io non lo sarei. Lasciamoli perdere. Non lascerete perdere un bel niente. Sentite, avete avuto la vostra parte di ogni colpo che abbiamo fatto e continuerete ad averla. Ma piantatela di credere che facciamo affari di nascosto. D'accordo, ma come procuratore di questa contea io vi avverto. Sei stato un po' duretto. E lo sarò di più se ci accuserà ancora. Se ne stanno là seduti a far niente mentre noi rischiamo la pelle.
ci proteggano le spalle, bisogna pagarle certe comodità. $30.000 sono parecchi. Chi avrebbe mai pensato a fermare un treno? È una cosa da tenere in considerazione. Ma cosa gli avete fatto? Sono ingordi come il solito, accusano John di aver rapinato il treno. Ah, ma Frank gli ha tappato la bocca. Vi sembra intelligente farli arrabbiare? Sarà meglio che non facciano arrabbiare me. Com'è andata? Bravo Walter, hai fatto un buon lavoro. Grazie. Avete comprato delle altre pistole? No, abbiamo abbordato una ragazza, 2 tipi si sono intromessi e... Sembra che si chiamino Jack e Peter. Sono 2 della banda Reno. Della famiglia? No, sono affiliati. Ah. E così la macchina si è messa in moto, eh? Direi... Ragazzi, ho fame. Dite quel che volete, io resto della mia opinione. Non è stato John Reno, non fa mai niente da solo. È Frank il loro cervello. E neanche Frank è stato, non è così intelligente. E voi siete troppo sospettoso. Ho il diritto di esserlo, la nostra parte diventa sempre più piccola e fra poco ci metteranno fuori del tutto. Non potranno. Il mese prossimo saremo rieletti per altri 2 anni. E loro sanno da che parte ti conviene stare. Pensate che si riesca a continuare così per altri 2 anni? La nostra pastetta con il Reno è il segreto meno segreto che esista. Collusione, combutta, banditismo, dure parole, vostro onore, ma diffuse. Dobbiamo affrontare la realtà. Se non fosse fallito quel colpo alla banca... È inutile piangerci sopra, ci rifaremo con i fondi della contea di Davies. Quanto avranno incassato di tasse? Potranno essere un $30.000. Saremo più furbi, manderemo Jason e Courtwright con il Reno. Ma non hanno alcuna esperienza in queste cose. L'esperienza non serve. Quando conteranno i soldi voglio che ci sia una persona fidata. Come se fosse facile trovare una persona fidata. Per voi, giudice. È del direttore della banca. Hanno pescato uno di quei biglietti rubati sul treno. La serie corrisponde. E da chi l'ha avuto? Dal negozio di Fisher. Se si potesse sapere chi l'ha speso. Non lo sapremo mai restando qui. Certo che me lo ricordo, è il primo biglietto da 100 che vedo da anni, me lo ha dato il nipote di Walters. Quello che si azzuffò con Jack e Peter? Proprio lui, si chiama Pinkerton e fa il pittore, è nuovo di qui. Per forza, se no li avrebbe evitati quei 2. Ne aveva una manciata di biglietti da 100. È falso? No, controllavo. Avete sentito? Un'intera manciata di biglietti da 100. E c'è dell'altro, i suoi connotati corrispondono a quelli del rapinatore. Io trovo che ci dovrebbe dare qualche spiegazione. Va a prenderlo. Sono stufa e arcistufa di questo tuo modo di fare. E allora smetti di fare la stupida. Lo sai che non devi andare in giro con degli estranei. Non sono andata in giro con lui, mi ha soltanto aiutato a mettere i pacchi sul calesse. Non è esattamente quello che mi hanno raccontato. Ascoltami bene una volta per tutte. Questa casa è mia. Se vuoi seguitare a starci, lasciami in pace. Bene. Torniamo all'affare della contea di Davis. Stavolta non andremo tutti insieme. Ci divideremo in 3 gruppi. Chi è? Un tizio che non ho mai visto. Ho riportato queste ai vostri amici, ora si saranno calmati e posso fidarmi a restituirle. E poi era una buona occasione per rivederli. Fermo lì. Vieni dentro tu. Non accetto ordini da te. Che cosa volete?
Io niente. Venivo a restituire delle pistole che appartengono a certi amici della signorina. Posatele lì. Ora potete andarvene. Quello chi è? Sono suo fratello. Beh, devo dire che non siete per niente ospitale. E neanche ci tengo a diventarlo. Adesso fuori dai piedi, andatevene. Veramente ero venuto per fare due chiacchiere con lei. Ve ne volete andare ora? Smettila, Frank! Metti via la pistola! No, signorina, non voglio complicazioni. Ci vedremo in qualche altro posto. Quando verrete di nuovo in città? Non verrà. Domattina. Arrivederci. Credi di essere indipendente, ma non farti illusioni. Se qualcosa va storto, pagherai anche tu come noi. Mettitelo bene dentro quella tua graziosa testolina. E tu mettiti bene dentro quel tuo stupido testone, che sono una donna ormai, e non voglio più essere trattata come una lattante. Sono arrivati. Alzate le zampette. Che cosa succede? Anche voi. Chi siete? La legge, e se c'è qualcun altro in casa esca con le mani in alto. Ma che vi prende? Vi farò causa a tutti. Ne dubito. Potreste almeno dirci di che siamo accusati? Siete sospettati. Oh, peggio. Sospettati di che cosa? Della rapina sul treno. Rapina sul treno? Siete più matti di quello che pensassi. Bene ragazzi, portateli in città. Non potete farlo, vi dico. Arrestare degli onesti cittadini. E poi chi vi credete di essere? La legge, portateli via. Sai, bei bigliettoni nuovi. Non potremmo dimenticarci del giudice e dividerli fra noi. Beh? Oh, ma perché no? Diamo un'occhiata dentro, su. Avevamo appena lasciato Robinson diretti a Raymond. Vedemmo della folla attorno alla cassetta e ci avvicinammo. C'era stata una rapina sul treno. Più in là trovammo quei soldi. Saranno stati perduti dai banditi. Sono 3 ore che ve lo sto dicendo. E sono 3 ore che noi non vi crediamo. E io che posso farci? Seduto! Posso avere dell'acqua? No. I soldi sono quelli, i connotati corrispondono, il vostro arrivo coincide, tutto coincide! Sarà una coincidenza! Dov'è il denaro? L'avete preso voi! Sto parlando degli altri $29.000! È inutile, tanto non volete credermi. Allora? Non parlano. E lui? Niente. Bene, avanti, piedi. Avanti! Dov'è il denaro? Il procuratore lo stava interrogando quando a un tratto Pinkerton disse chiamate il giudice. Allora Latimore si arrabbiò, cominciò a urlare che lui era il procuratore e se Pinkerton aveva qualcosa da dire doveva dirlo a lui. E invece deve dirlo a me. Latimore comincia a diventare invadente.
parlare con voi. Eccomi. Avanti, parlate. Da soli. State a sentire, sono io il procuratore distrettuale. Aspettate fuori. Ma ero già a buon punto, stava decidendosi a parlare solo perché l'ho minacciato di far venire qui il capotreno. Ha paura che lo riconosca. Aspetta fuori. Che cosa volevate dirmi? Posso avere un sorso d'acqua? Servitevi. Sapete cos'è l'imponderabile? Come? L'imponderabile. Quella piccola cosa che accade e distrugge un piano perfetto e che non avreste mai pensato che potesse accadere. Il mio era un piano perfetto. Essendo in contatto con uno dell'ufficio postale, ho saputo in tempo con che treno sarebbe stato spedito il malloppo. La cassetta venne gettata al momento giusto e fin qui tutto aveva funzionato a perfezione. E poi accadde l'imponderabile. Nella fretta ho lasciato cadere qualche biglietto e hanno preso i numeri di serie. Ed eccomi qua. Dov'è il denaro? Nascosto. La mia parte, si intende. La vostra parte. Ma non avete lavorato da solo? Nessuno ce l'avrebbe fatto da solo. Eravamo in 6, 7 con quello dell'ufficio postale. E dove sono ora? Non lo so. Qui siete in 3. 2, Carson ed io. Walters non ha niente a che fare, non sapeva nulla lui. Dov'è la parte di Carson? Con la mia, la fattoria di Walters. E dov'è questa fattoria? Non trovereste niente se non vi guido io. Giudice, in queste cose bisogna essere pratici. Mandando Carson e me in prigione, voi non otterreste un aumento di stipendio e neanche una medaglia. E in quanto a me, con un complice che sa quando vengono effettuate le grosse spedizioni, perderei un colpo da $1 milione. Voi avete un complice nell'ufficio postale? Un pezzo grosso, un sovrintendente. In che ufficio? Via, siamo pratici, giudice. Chi mi assicura che dite la verità? E allora secondo voi come avrei saputo che c'erano quei soldi sul treno? Me lo sono sognato? Ci sarebbe da prendere $1 milione, ma se io vado in prigione, se lo beccherà qualcun altro. Mi siete simpatico. Sapete dove volete arrivare voi? Io voglio solo un po' di libertà. Non sarà così semplice. In città sanno che al momento dell'arresto avevate parte di quel denaro in tasca. Basterebbe che diceste che vi ho dimostrato che quei biglietti li ho solo trovati. È già accaduto, no? E che garanzia ho che una volta libero non vi squaglierete? La migliore. Io ho più bisogno di voi che voi di me. Questo paese è un ottimo rifugio fra un colpo e l'altro. E poi, visto che andremo alla fattoria, avrete sempre guadagnato qualche migliaio di dollari, no? Già. Signori, credo che dobbiamo delle scuse al signor Pinkerton. È puro come un giglio. Beh, un momento. Forse non mi avete capito. Il signor Pinkerton non ha niente a che fare con la rapina del treno. I soldi li ha trovati. È quel che pensavamo anche noi. Già, puro come un giglio. Dite a Contraite di rilasciare gli altri 2. Io vado fino alla fattoria di Walters con il signor Posso Pinkerton. venire anch'io? Anch'io. È difficile impedirvelo. A proposito, signori, avete dato al giudice la sua parte di quei $600 che mi avete prelevato? Eccoli, vostro onore, $6.000. E questo è solo l'antipasto. Bene, adesso quali sono le previsioni?
Per ora dobbiamo attendere notizie dal mio informatore. Speriamo che non ci voglia molto. Noi lo speriamo più di voi, visto che siamo rimasti a tasche vuote. Bene, buongiorno signori. Io arresterei quei 3 piuttosto che i fratelli Reno. Calma, una cosa alla volta. Allora, ci sono tutti e 6.000. Avrete i vostri, signor procuratore, state tranquillo. No, chiedevo. Pensavo. E se mandassimo lui a Davies con i Reno, invece di Jason e Cortright? È un'idea. Sarebbe il tipo che ci vuole. Credete che il Reno ci starà? Dovranno starci, farò un'ingiunzione giudiziaria. Niente altro, signorina? Oh, sì, vorrei anche un po' di lardo. Ma se io... Lo so, ma ne vorrei ancora un pezzo. Va bene. 3 chili basteranno? Penso di sì. Nient'altro? Basta così. Oh, qui c'è quell'altra cosa che mi avete ordinato. Ah, grazie. Arrivederci, signor Fisher. Arrivederci, Laura. Come va? Oh, Clint. Signor Pinkerton, vi presento mio fratello Clint. Piacere. Come va? Lieto di conoscervi. Che sbadato. È un libro che mi ha prestato il signor Fisher. Vi interessate di pittura, signorina? Sì, specie di quella del XVI secolo. Ah. Allora non troverete il mio nome in questo libro. A che ora verrete a far spesa domani? Ancora un paio di spese come questa e potrò aprire un negozio io. È stato un vero piacere, Laura. Anche per me. Grazie, signor Pinkerton. E buongiorno. Siete proprio stanco di campare? Al contrario, stavo pensando al futuro. Non mi piacete, Pinkerton, non mi piacete per niente, ma avete del fegato. Il giudice dice che siete abile nell'assaltare i treni. Troppo buono. E vi ritiene così in gamba da affiancarvi a noi. Ne sono lusingato. Il mio amico e io accettiamo l'invito. Niente, amici. Il giudice non ha parlato di amici, solo di voi. Capisco. Quando si va? Ora. Ora. E dove? Quando siete con noi non fate domande. Andiamo. Facciamo prendere fiato ai cavalli. Non abbiamo passato il confine? Esatto. E non potreste dirmi ora dove andiamo? Più tardi. Quando più tardi? Fate troppe domande. Come sarebbe a dire? Sentite, siete con noi come aiuto, non dovete sapere niente. Non ve lo ha detto il giudice? Sì. Bene, io ve lo ripeto. Quindi non scocciateci. Ragazzi, a questo punto ci separiamo. Tom! Sì? Appuntamento alla chiesa sulla collina. Sim e John si fermeranno vicino alla porta. Andiamo!
È tutto in ordine? Dì a Frank di non entrare dall'ingresso principale, ma da dietro. Aveva stabilito diversamente. Non sapeva però che lo sceriffo andasse a pranzare là di fronte. Non si vedono. Arriveranno. Peter dice di usare l'ingresso posteriore. Va bene, andiamo. Eccoli. Sulle zampe. Avanti tu, svelto. Non vi consiglierei di mettervi a far chiasso. Alla cassa tu, muoviti. Contro il muro. E adesso apri. E sbrigati. Non c'è molto denaro qui. Lo so quanto ce n'è. Mettilo qui dentro. Alza un po' di più le mani, amico. Tu, mettiti lì. Che diavolo fai? Da qui. Filiamo, presto. Faccia al muro. Peccato che abbiate più fegato che cervello. A casa!
Quanto avremo preso? Parecchio. È stato un bel lavoretto e abbiamo messo un bel po' di strada fra loro e noi. Già, ma non dimentichiamo che c'è il telegrafo, quindi ci divideremo. Ciascuno se ne torni a casa per conto suo e facendo un bel giro. Muovetevi! Forse non avete capito bene. Ho detto che qui ci separiamo. Ma io non conosco il paese. Andate con uno di loro. Preferisco con voi, visto che siete voi che tenete il malloppo. $21.220. Bene, diviso 10 fa $2.122 a testa. Credevo molto di più. Poteva esserlo. Come sarebbe? Chiedete a lui. Tutto filava liscio quando Jimmy si mise a sparare. Se non l'avessi fatto qualcuno ci avrebbe lasciato le penne. Avremmo dovuto farli stendere tutti a terra, farli mettere faccia a terra appena entrati. Non vi piace come faccio le cose io, eh? Certo che non mi piace, solo $2.120 a testa per tutto questo rischio. Meglio darsi all'agricoltura. Bene, vedremo se voi saprete far di meglio. Non saranno briciole come queste, potete scommetterci. Datemi la mia parte che me ne vado a letto. Per questa volta dividerò con Carson, ma la prossima verrà anche lui con noi. Buonanotte. Certo, ha detto delle verità. È uno sbruffone, eccolo. Comunque sa adoperare la pistola, questo è un fatto. Complimenti, avete compiuto una bella opera d'arte. Spiacente di avervi delusa, signorina, ma come sapete in materia d'arte bisognerebbe lasciare giudicare ai posteri. Voi non siete migliore dei miei fratelli, o meglio siete peggiore. I Reno almeno non pretendono di essere quello che non sono. Sono davvero addolorato, ma se in me cercavate l'artista piuttosto che l'uomo, è molto meglio che sia andata così. Lo credo anch'io. Non mi sono mai aspettata molto dalla gente, ma credevo in voi. Volevo credere in voi. Avevo tanto bisogno di credere in qualcuno. Sai cosa faccio? Mando un messaggio a Peterson. Aspettiamo fino al mattino, tornerà. Forse sì, forse no. Può aver dimenticato perché è qui. E non vorrei che ci fosse di mezzo qualche ragazzo. Sella un cavallo. Come vuoi. Tiene qualcuno. Strano. Ha girato dietro la casa. Salute, gente. Ciao, Jim. Walters, devi portare una lettera a Peterson. Sello subito un cavallo. Bene. Dove sei stato? Cos'è successo? Molte cose interessanti, Mark. Cose interessanti. Molte. C'è una lettera di Pinkerton. Finalmente. Ah, sta facendo progressi. Vuole parlarmi e mi dà appuntamento a North Vernon il più presto possibile. Ah, sì? Informa il nostro agente che ci sarò venerdì notte. Sarà meglio sabato notte. Ci vorrà tempo per trovare Geronimo, è sempre in giro. E allora sabato? Geronimo. Ma che nome. Già. Ciao Walters! Ecco il nostro amico.
Come va, vecchio filibustiere? Hai qualche nuovo articolo? Sempre le stesse cianfrusaglie. Non riesci a venderle, eh? Jim, Mark, venite qua. Mio nipote Jim Pinkerton. Felice di conoscervi. Mark Carson. Salute, Mark. Che ci fai da queste parti? Oh, un sacco di bellissime cose. Pentole smaltate, bicchieri di cristallo. Bene, puoi parlare ora, siamo soli. E nel mio lavoro bisogna andare con i piedi di piombo. Pinkerton, vedrete Peterson sabato sera. Dove? Dallo sceriffo a North Vernon. Molto bene. Deve essere Pinkerton. Salve Peterson, come va? Lieto di vedervi. Lo sceriffo Mosley. Piacere. Salve Pinkerton, il mio aiutante. Salute. Cominciavo a preoccuparmi. Anch'io un pochino. E Mark? Oh, sta benone. Sedete, sedete. Signori, ecco di che si tratta. La nostra trappola è già pronta a scattare. Adesso non ci resta che preparare l'esca, ma prepararla bene. Un telegramma da Indianapolis. Jim Pinkerton, Seymour, Indiana. Prevediamo che il raccolto di grano sarà di 100.000 quintali ed abbiamo bisogno di te. Zia Maria partirà venerdì 11 con il treno numero 58 per Louisville. Cerca di vederla quando passerà da Seymour. Che significa? Chiaro, no? È del mio amico che è impiegato all'ufficio postale. Che significa che il treno 58 in partenza da Indianapolis per Louisville venerdì prossimo porterà $100.000. $100.000? Siete sicuro? $100.000? Potremmo ritirarci in pensione e partire per la California. Calma, signori, io non comprerei ancora il biglietto. Non dimenticate che a venerdì mancano solo 3 giorni. E Carson e io non ce la facciamo da soli. Ci sarebbero i Reno. Non ci vado d'accordo, i loro metodi non mi piacciono. Ma sono in gamba. Sembrano in gamba, ma sono stupidi invece. Questo è un grosso colpo e bisogna organizzarlo bene, altrimenti preferisco aspettarne un altro. E quando sarà? Ah, non lo so. Ma se i Reno seguissero i vostri ordini? Sapete come la pensano, Frank vuol sempre comandar lui. Ma se gli si facesse cambiare idea? Già. Queste sono le mie istruzioni e desidero che siano osservate. Per quella cifra possiamo pure lasciarvi il comando. Il più piccolo errore può essere fatale. Appuntamento alla fattoria di Walters domattina alle 5. Vi aspetto. Ti aspetto. Aspetta e vedrai se non ti strozzo. Dopo presi i soldi. Salve, Clint. Pinkerton, devo parlarvi. Di che? Di Laura. Dovete portarla via da qui prima che sia tardi. Io ci ho già provato una volta. Mi sono offerto anche di partire con lei, ma non vuol lasciare gli altri. Non vedo che cosa potrei fare io. Potete liberarla, trascinarla via da quella casa. I miei fratelli sono dei banditi, si stanno suicidando e faranno uccidere Laura e anche voi se non ve ne andrete. Ma io... Salvatela, Pinkerton. Sono certo che a voi darà retta. Credetemi. Vi seguirà ovunque. È innamorata di voi. Non ho avuto questa impressione l'ultima volta che l'ho vista.
Che ore sono? Non lo so, dovrebbe essere vicino. Eccolo. Prepariamoci. Passando la curva. Jackie, tu e i tuoi uomini appostatevi in coda al treno e attenti a non farvi vedere. Voi, venite con me. Macchinista, ferma il treno! Aprite o facciamo saltare tutto! Apri. Passaci quella cassetta. Giù le armi, siete circondati. Quel porco di Pinkerton è un agente! Hanno beccato Jack! Bene, tanto non sapevo sparare. Attento alla tua destra! Peter! Qui a Castle! Io vado a far fuori Pinkerton. Attento, Pinkerton!
pistola! Tu, vieni fuori di lì! E mani in alto! Muoviti! Sam, guarda, Frank è colpito. E va bene, l'hanno preso, sta zitto. No. Non ce la caveremo. Io mi arrendo. Cosa? Non sparate! Mi arrendo! Torna indietro, vigliacco! Portateli in città, ragazzi. Andiamo. Perché non mi avete lasciato ammazzare quel vigliacco? Salveremo lui e te. Tu, portatelo via. Avete preso l'uomo con i cavalli? Li abbiamo tutti. Povero Carlo, forse il rischio non l'aveva calcolato così forte. Era un gran bravo ragazzo. Non avete l'autorità di farlo! Non abbiamo l'autorità, lo vedremo! Vi farò impiccare tutti! E magari possono scappare. Certamente che possono. I Reno sono capaci di questo ed altro. E non possiamo permettere loro di fuggire, non solo per il nostro bene, ma per quello di tutta la contea. Le altre contee intorno alla nostra sono tranquille e vivono in pace, mentre la nostra ha una ben triste fama. Non sono il solo a pensarla così. Molti di voi la pensano come me. E come me sono dell'idea che dobbiamo fare qualche cosa. Non si può dare a dei rettili velenosi la possibilità di mordere ancora. Nessuno altro da aggiungere? Finché i Reno saranno vivi noi camperemo sempre sotto una continua minaccia. E io dico che sarebbe l'ora di finirla con i ladri e gli assassini. Vogliamo vivere in pace noi. Ma perché ce ne stiamo qui a perdere tempo? Nessuno vuol dire altro? Abbiamo parlato anche troppo. Passiamo ai fatti ora. Adesso sono le 11. Partiremo subito. Saremo là alle 3 quando è ancora buio. Venite armati e mascherati.
Venite fuori. Avanti. Laura. Così doveva finire. Avrei agito così anche se fossero stati miei fratelli. Mi spiace di non avervi potuto dir prima la verità sul mio conto. Chi è là? Sono io, Walter. Jim? Sì. Bene. Cominciavo a stare in pensiero. Ma che c'è con te? Oh. Chi siete? Sono Clint. Dov'è Pinkerton? Qui. No, Pinkerton. Laura. Vogliono linciarli. Chi? Fisher e gli altri sono andati a North Vernon. Pensate voi a lei. Oh, Clint, dimmi tutto. Fisher, Dedrick e Foley sono i capi e tutta la popolazione li segue. Non muovetevi! Sulle mani, sceriffo. In piedi. E non toccate la pistola. Che volete? I fratelli Reno. Ma non potete! Fuori le chiavi! Fuori le chiavi, sì. Ma si rendete conto di quello che fate? Vogliamo i fratelli Reno! Sì, li sento. Non avete alcun diritto! Dateci le chiavi! Avanti, non perdiamo altro tempo. Dove sono? Lì. Bene, conduceteli fuori. Svelti, ragazzi. No! No, non potete! Frank! Frank! Tiratelo fuori! Ah, Fisher, sei diventato di colpo coraggioso, eh? No! Dovete giudicarmi prima! No! 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 Stai zitto e smettila di frignare. Su, tiratelo fuori! So camminare da solo. Toglimi le mani di dosso!
Non si può entrare, Pinkerton. State violando la legge, io entro. Siamo noi la legge adesso. Siete impazziti? Siamo dei cittadini e abbiamo i nostri diritti. Zitto, mi farai mal di stomaco. Frank! Fermatevi! Troppo tardi, Pinkerton. Volete la legge e l'ordine? È questo il modo di reclamarli? I Reno saranno giudicati legalmente. Per ora saranno impiccati. Giù la pistola, Pinkerton! Avanti voi. Ti riconosco, Fisher, e anche tu, Dedrick. Se li impiccherete... Avanti, Fisher, chi erano gli altri? Dedrick, chi erano? Non mi piacete come non mi piacciono i fuorilegge. Metteteli nelle celle dei Reno. Ne valeva la pena. Dopo qualche anno di sole a scacchi forse cambierete idea. Avete una bella mira. Mi spiace, ma in fondo l'hai meritato. Ma perché siete venuti qui? Dovevo. Vi giuro, ho cercato di impedirlo. Lo so.